Se siete alla ricerca di un cellulare col proiettore integrato per vedere film fino a 120 pollici, allora questo UniEarth Tank 2 Pro è lo smartphone che stavate aspettando. E se tutto questo non vi dovesse bastare, vi informo anche che è dotato di un super LED da campeggio da 1200 lumen per vedere di notte come di giorno, Night Vision da 64 megapixel e enorme batteria da 23.800 mAh che vi permette di ricaricarlo solamente una volta alla settimana. Se siete interessati a questo bellissimo smartphone, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterlo acquistare nel primo commento e nella descrizione di questo video. Tornando alla recensione, nella prima parte andremo a analizzare tutta la sua scheda tecnica e nella seconda parte andremo a fare tutti i test delle fotocamere, del Night Vision e soprattutto del potentissimo proiettore. Se siete pronti, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale e partiamo con l'unboxing. Apriamo la scatola, estraiamo il nostro super cellulare e dopo lo andiamo a testare. Prima però finiamo il contenuto della confezione. Allora, noto che qui hanno messo anche il vetro temperato, guardate che bellino, come se ce ne fosse bisogno dato la super resistenza dello schermo, è un Gorilla Glass. Qua ci sono tutte le istruzioni, il kit per far aderire il vetro temperato, il nostro super trasformatore da ben 120 watt con la porta di tipo C e infine non può mancare il cavo di alimentazione sempre di tipo C. Ricapitolando, questo è il contenuto della confezione. Andiamo a analizzare in maniera rapida il telaio. Guardate già dalla struttura come si vede che è veramente di un ottimo materiale, è super resistente sia agli urti, alla polvere, è impermeabile e anche anticaduta. Guardate anche queste viti in stile militare come lo rendono super aggressive. Andando a analizzare il telaio, nella parte di sinistra troviamo l'areatore del proiettore che è posto nella parte superiore, il tasto d'accensione che ha anche il sensore di impronte digitali. Nella parte inferiore troviamo il comodo gancio per poterlo legare al polso e qua ben protetto da un gommino protettivo lo slot di tipo C e anche il jack 3.5 delle cuffie. Dall'altro lato troviamo non uno ma addirittura due tasti personalizzabili, uno di colore rosso e l'altro di colore grigio, il regolatore del volume più e meno e lo slot per le nano SIM. Addirittura è triplo slot, potete inserire in contemporanea due nano SIM e mettere anche una micro SD per espandere la memoria fino a 2 TB. Qua sopra troviamo anche i regolatori per quanto riguarda la messa a fuoco del proiettore. Per quanto riguarda il comparto fotografico abbiamo una selfie camera da 32 megapixel veramente di ottima qualità e nella parte posteriore abbiamo il super Night Vision da 64 megapixel, il flash e la telecamera principale posteriore da 108 megapixel e ovviamente la ciliegina finale, ossia il mega LED da campeggio. Ed eccoci qua nell'home page di Android 14, guardate quanto è scorrevole, devo dire che hanno fatto tantissimi miglioramenti rispetto alla versione precedente, ossia Android 13. Guardate anche le tendine quanto sono rapide. Questo che vedete ovviamente è il tasto per attivare il proiettore. Guardate che spettacolo, si sta attivando, ci vogliono circa 5-6 secondi, spero che si veda bene dalla telecamera e una volta che sarà partito, eccolo qua, proietta direttamente quello che vede nello schermo e dopo lo andremo a vedere in grande nella mia postazione cinema a 120 pollici. Ed essendo uno smartphone progettato per lavoro c'è anche la fantastica cassetta degli attrezzi con tantissime funzioni utili come il goniometro, la sirena e anche il test dei decibel. Guardate, adesso lo appoggio. Guardate come risponde. App molto utile se per caso lo utilizzate per lavoro o se volete insonorizzare una stanza e volete fare un test. Queste sono le classiche impostazioni, ovviamente potete anche impostare l'accensione e lo spegnimento, potete anche aumentare la RAM perché di base questo modello ha 8 GB di RAM ma potete espandere di ulteriori 8 cliccando su Intelligent Assistant, andando giù fino a Memory Extension e poi cliccare 8 GB. Così una volta che l'avrete attivato da 8 passerete a ben 16 GB di RAM, per cui potrete scaricare qualsiasi tipo di applicazione dal Play Store senza avere nessun tipo di problema per quanto riguarda la memoria. Per quanto riguarda invece lo spazio di archiviazione abbiamo 256 GB di memoria espandibili come vi dicevo prima fino a 2 TB. Andiamo a provare anche i sensori, partiamo dal sensore dell'impronta digitale, adesso l'ho messo in stand by, guardate come l'ha sbloccato, facciamo altri 2-3 tentativi, riproviamo, vediamo se lo sblocca, l'ha sbloccato, proviamo anche a mettere il dito al contrario ma l'ha riconosciuto comunque. Concludiamo anche col sensore di sblocco facciale, adesso provo a inquadrarmi e mi ha sbloccato subito.
subito, devo dire che come sensori ci siamo alla grande. Per quanto riguarda la batteria, questo bestione ha una batteria di ben 23.800 mAh che gli consentono di essere caricato solo una volta alla settimana con utilizzo medio intensivo, e se per caso lo lascerete in stand-by, questo Tank 2 Pro vi durerà 60 giorni prima di doverlo caricare. È veramente una batteria assurda, potete fare anche tipo 48 ore di chiamate consecutive, vedere più di 36 ore di video di fila, ed è una scelta progettuale che condivido in pieno, perché soprattutto nei dispositivi che hanno il proiettore per me è quasi obbligatoria una batteria di oltre 20.000 mAh, perché come sapete il proiettore consuma veramente tantissima energia. Abbiamo un display da 6,79 pollici, ultra resistente e antigraffio, 2,4K, ossia un Full HD 1080x2460 pixel a 580 nit. Ovviamente non è un AMOLED, ma è uno dei migliori LCD che ho testato fino adesso. Per quanto riguarda il rapporto schermo-corpo siamo all'86% e vi informo anche che questo display ha ottenuto anche il certificato TAV, che determina che questo smartphone non provoca affaticamento alla vista anche durante utilizzi molto prolungati, perfetto per chi lo utilizza per lavoro o per leggere prima di andare a letto. E concludo dicendovi che grazie al super refresh rate da ben 120 Hz potrete vedere qualsiasi tipo di video senza nessun rischio di lag o rallentamento. E ora facciamo anche un test dell'audio. Adesso vado a mettere a 16 noni. Devo dire che la qualità non è affatto male. Adesso veniamo nel ritornello, come si sentono i bassi. Devo dire tanta roba. E ora siamo arrivati al comparto fotografico, vi mostrerò un video e delle foto che ho registrato direttamente da questo device. E come ciliegina finale, fatevi anche il test del Night Vision. Questo è quello che si vede con un normale smartphone che non ha il visore notturno, guardate, praticamente non si vede niente, e questo è quello che si vede col Night Vision del nuovo Universe Tank 2 Pro. Guardate la differenza tra i due cellulari, li metto una sopra l'altro. Con l'8849 si vede perfettamente tutta la postazione nonostante siamo completamente al buio. Guardate anche il Mega Shuriken e anche la spada di Zabuza, l'armatura di Vegeta, invece nell'altro cellulare non si vede assolutamente niente. Come avete visto dalle immagini, questa 108 megapixel non è affatto male, gli scatti hanno una buona risoluzione nonostante una giornata un pochino nuvolosa, per cui non in condizioni di luce perfetta. E per quanto riguarda i video, sono risultati anche questi di buona qualità e soprattutto in linea con gli altri smartphone della sua stessa fascia di prezzo. E concludo col Night Vision, che come avete visto è veramente una figata assurda, la sua qualità è veramente molto elevata e soprattutto migliore di tanti altri Night Vision che montano i suoi competitor. Ho testato l'affidabilissimo processore octa-core MediaTek Helio G99 con tantissimi giochi 3D come Genshin Impact, War Robot e Race, e devo dire che si è comportato abbastanza bene come sempre, anche perché questo processore l'ho testato su tantissimi dispositivi, per cui posso confermare che è veramente molto affidabile. Non sarà uno dei più prestazionali, ma comunque non ho riscontrato nessun tipo di lag o rallentamento anche dopo tantissime ore di utilizzo. Con una batteria di oltre 20.000 mAh ci potrete giocare anche più di 24 ore di fila prima di doverlo ricaricare. E concludo dicendovi che anche nei giochi, oltre che nei video, si notano tantissimo le qualità superiori del refresh rate a 120 Hz. E ora è il momento del test del LED da campeggio. Facciamo anche una prova di confronto, andrò a verificare la differenza di luminosità da un normale Rugged Phone con questo fantastico Tank 2 Pro. Questo è quello che si vede con un normale Rugged Phone. Vedete anche voi che il LED è di dimensioni classiche, è una luminosità sufficiente ma non così elevata. E questo è quello che si vede col super LED a campeggio di questo Universe. Guardate che figata, sembra di essere di giorno. Guardate anche dalla telecamera quanto è potente, si fa veramente fatica a guardarla direttamente. E visto che siamo già al buio, andiamo anche a testare la bellissima funzione della sirena. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Guardate che spettacolo, sembra di essere veramente in un set cinematografico. L'effetto anche del sound è molto realistico, guardate anche da vicino, ve lo faccio rivedere.
Mamma mia, veramente tanta roba. E adesso, prima di testare il proiettore, andiamo anche a testare la funzione del telecomando. Per attivarla vi basterà schiacciare questa applicazione che è già presente nello smartphone, dopodiché dovete interfacciare il cellulare col vostro TV. Io l'ho già fatto, ci sono tutte le marche possibili e immaginabili, basterà schiacciare i 3 tastini in alto, dopodiché fare clic su più per aggiungere un dispositivo, selezionate il device che volete impostare. Come vedete c'è tantissima scelta, potete interfacciare un TV, un proiettore, un robottino, un umidificatore, chi più ne ha più ne metta. Guardate quanta roba. Una volta che avete selezionato, in questo caso TV, vi appariranno tutte le marche, guardate quante ce ne sono, ovviamente sono in ordine alfabetico, per cui sarete sicuri che qualsiasi sia la marca del vostro televisore lo troverete sicuramente in questo cellulare. Io ovviamente l'ho già interconnesso, andiamo a fare la prova, schiacciamo il tastino accensione e guardate il mio Sony si è acceso. Andiamo anche a provare un po' gli altri tasti, guardate come sta aumentando, si vede la linea lì in basso. Adesso provo a diminuire, provo di nuovo a spegnere e direi che è una figata atomica. Per cui questo cellulare, come vi dicevo nell'introduzione, oltre ad essere uno smartphone, un proiettore, un night vision, è anche un telecomando. E ora è il momento di provare il proiettore. Adesso mi tuffo sul mio divano, tiro giù il telo robotizzato e partiamo con il test. Guardate che spettacolo, l'ho montato esattamente davanti al televisore così posso trasformare la mia sala in una sala cinema. Ho già posizionato il cellulare e guardate il risultato finale. Spero che si veda bene dalla telecamera. Guardate anche la qualità da vicino, sono veramente vicinissimo, guardate anche le dimensioni. Questa è la mia mano, così vi potete anche fare un'idea da casa. Il proiettore è veramente migliorato tantissimo rispetto al modello precedente, guardate anche quanta luminosità. Con questo UniHz Tank 2 Pro farete veramente invidia ai vostri amici. Per quanto riguarda il costo, questo UniHz Tank 2 Pro verrà venduto al pubblico tra i 500 e i 600 euro, che per le sue qualità e le sue caratteristiche è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Se volete essere sempre aggiornati sui nuovi prodotti di tecnologia come questo, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale, così sarete sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. E prima di salutarvi vi ricordo che se volete acquistare questo bellissimo smartphone vi ho lasciato il link diretto nel primo commento e nella descrizione di questo video. Da Luca Tac e dal Tank 2 Pro è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!